Salve, prima di iniziare con la recensione direi di fare qualche premessa. La prima, dopo questo video non ce ne saranno altri per un paio di mesi, causa studio. La seconda, io ho potuto vedere tutto di questo DLC, compresi gli eventi non ancora usciti ma leakati. La terza e ultima, a me il gioco principale è piaciuto nonostante il pessimo comparto tecnico e il gameplay scarno. Per questo motivo dai DLC di Scarlatto e Violetto mi aspettavo grandi cose, visto che quelli di Spada e Scudo mi sono piaciuti più del gioco stesso. Ma, mio malgrado, mi hanno lasciato un senso di incompletezza dopo averli finiti. Questa mia sensazione verrà spiegata all'interno del video, quindi detto questo, buona visione! Inizierei parlando della maschera turchese. La prima parte del tesoro dell'Area Zero è quella che mi ha convinto di più. Questo perché è una trama più articolata, sebbene l'abbia vissuto in modo accelerato per colpa del mio Miraidon con tutti i potenziamenti sbloccati. Anche se non avessi giocato a gioco finito, avrei avuto dei problemi. Questo perché l'inserimento di una porzione di gioco in più destabilizza il già fragile equilibrio di questo gioco. L'unica soluzione per evitare di avere la squadra overlivellata è andare a Nordivia dopo aver battuto Ubaldo e lasciare nel box i propri mostriciattoli tascabili, almeno fino all'ultima lotta. Facendo questo, mentre si segue il percorso che ho consigliato, si evita anche di rovinare l'esplorazione, non essendo capaci di planare e scalare. Parlando però più nello specifico della trama. Questo ha dei problemi, considerando che fa parte di un RPG. Le scelte presentate nei dialoghi portano tutte allo stesso esito. Anche se stupida come cosa, io l'ho trovata frustrante, dato che le scelte che sono stato costretto a compiere sono opposte a quelle che avrei voluto fare. Parlando del comparto tecnico, la maschera turchese mi è parsa ancora più carente del gioco base. Forse è solo una mia impressione data dal fatto che ho giocato ad altro tra la conclusione della trama principale e l'inizio del viaggio a Nordivia, ma rispetto a quando ho giocato a Scarlatto per la recensione mi è sembrato che il gioco fosse affetto da una quantità maggiore di cali di framerate. Infine, riguardo al gameplay, penso che la prima parte del DLC non sia incredibile. La struttura di gioco ripropone delle battaglie simili a quelle dei Pokémon dominanti visti nella trama principale. Prima di dare un qualsiasi voto parlerò della seconda parte del tesoro dell'Area Zero. Il disco indaco mi ha lasciato più a desiderare. La struttura mi ha ricordato molto quella di Spada e Scudo. La maggior parte della trama è concentrata sulle lotte per poi arrivare al finale dove viene effettivamente vissuto qualcosa. Questo tipo di narrazione non mi era piaciuto allora, così come non mi è piaciuto in questo caso. Tuttavia, essendo questa trama una parte di un DLC diviso in due e non quella di un gioco intero, risulta meno grave da parte mia. La cosa grave però è la mancanza di risposte effettive alle domande lasciate in sospeso dalla trama principale. Sotto il comparto tecnico, il disco indaco presenta le stesse performance della maschera turchese, riproponendo gli stessi lag che mi hanno accompagnato a Nordivia. Il punto che vede vincitore la seconda parte del tesoro dell'Area Zero rispetto alla prima è il gameplay. Nel Bioterrarium vediamo una riproposizione delle prove delle palestre viste nel gioco principale. Per quanto siano estremamente facili e impossibili da fallire, mi sono sembrate abbastanza carine. Però una cosa che mi ha fatto molto piacere è stata la citazione di molti dettagli della quinta generazione, essendo questa la mia preferita. Questo fanservice però non mi ha fatto cambiare l'opinione che mi sono fatto sul DLC. Di questo, tuttavia, ne parlerò meglio dopo. Adesso fermerò un attimo il corso del video per un'interruzione pubblicitaria. Al momento della registrazione di questa recensione, la maggior parte di coloro che guarda i miei contenuti non è iscritta, quindi se mi voleste supportare mi fareste un immenso favore a iscrivervi. Inoltre, per non interrompermi di nuovo dopo, vi faccio presente che vado in live su Twitch ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle 6:30 alle 7:30 sul canale Bonnie Ravenclaw, per poi ricaricare il tutto un giorno dopo sul canale YouTube Bonnie Ravenclaw Live. Ok, al momento della registrazione non sto facendo dirette, ma appena riprenderò a fare video in maniera più costante inizierò anche a fare live. Vi ringrazio per l'attenzione. Possiamo continuare la recensione. Da qui fino all'assegnazione dei voti potrebbero esserci degli spoiler. Ho comunque diviso in capitoli questo video, quindi potete saltare a quello che più vi interessa. Nella maschera turchese mi è piaciuta l'evoluzione dei personaggi di Riben e Rubra. Nel primo caso, per via delle scelte che siamo stati costretti a compiere, abbiamo visto il ragazzino con cui stavamo stringendo amicizia diventare via via sempre più scontroso, mentre nel secondo abbiamo visto diventare leggermente più simpatica una ragazzina molto eccentrica. Invece nel disco indaco questo aspetto che avevo apprezzato l'ho visto molto meno accentuato. Rubro, nel tempo che intercorre tra la prima e la seconda parte del tesoro dell'Area Zero, si è ammorbidita ulteriormente, probabilmente a causa del fratello. Riben invece mi è piaciuto molto fino a poco prima del finale. Questo, come l'ultima stagione del Trono di Spade, ha visto dei cambiamenti sensati, ma proposti troppo velocemente. Ritornando al discorso citazioni alla quinta generazione, la presenza di così tanti riferimenti ai giochi ambientati a Unima mi fa sperare e intimorire per un possibile remake, visto che questo tipo di citazionismo ne ha sempre preceduto uno.
per esempio i continui riferimenti alla seconda generazione presenti in Diamante, Perla e Platino. Se il remake dovesse divenire realtà, mi farebbe infuriare non vedere dei riferimenti ai personaggi presentati nel disco Indaco, legati a quelli già conosciuti, come Rupi e Aris, parenti dei capi palestra che dovremmo sfidare. Infine, per parlare della questione domande senza risposta, speravo che grazie a questo DLC avremmo avuto qualche spiegazione in più sui Pokémon Paradossi, ma così non è stato. Anzi, la questione è diventata ancora più fumosa grazie a una cutscene che ha generato ancora più domande. Ora tratterò brevemente dell'evento di Momotaro liccato. Chiaramente non farò vedere immagini e non farò neanche nomi. In ogni caso, vi lascio il tempo per skippare al prossimo capitolo, qualora non vorreste sapere nulla. Bene. Mi ha fatto piacere vedere il ritorno di un evento giocabile per l'ottenimento di un misterioso. Sicuramente è più interessante di riceverlo da un postino a caso. Tuttavia, da come pronunciava la storia di Ogerpon nei Beni Amici, mi sarei aspettato un qualcosa di più spaventoso. Tipo quello di Darkrai, che seppur edulcorato per poter essere vissuto da dei bambini, presenta un'atmosfera più tetra. Quindi, per tirare le somme finali, sotto un comparto tecnico entrambe le parti sono gravemente insufficienti, addirittura al di sotto del gioco principale. Dal punto di vista del gameplay, la prima parte è stata sufficiente, mentre la seconda è stata discreta. Infine, dal punto di vista della trama, quella che più mi interessa, la maschera turchese è stata poco più che sufficiente, mentre il disco Indaco è stato insufficiente. Facendo una media, il voto che assegnerà al tesoro dell'area 0 è 5.8. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile per capire se comprare o meno il DLC di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Vi mando un saluto, da Bagnatutto, ciao a tutti!